Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere appunto con il Romantic Tarot. Ovviamente ragazzi questo è un titolo, un argomento che mi viene molto spesso richiesto, ossia ha chiuso la nostra storia segreta, la nostra storia clandestina, di conseguenza sarà un video inerente appunto una storia che voi avevate ovviamente, ora non più, con una persona impegnata. Io ovviamente ragazzi per impegnata intendo una persona sposata ma anche fidanzata, convivente, cioè comunque qualcuno che ha appunto qualcun altro al suo fianco ufficialmente. Persona che ha interrotto però appunto la vostra storia, la vostra frequentazione. Storia che ovviamente può essere di lunga data oppure può essere anche iniziata da poco tempo, quindi a prescindere ovviamente dalla data di inizio della vostra frequentazione. Come avrete anche già notato ovviamente dall'inquadratura, utilizzerò quest'oggi un metodo molto dettagliato, ossia appunto il metodo del Palazzo degli Dei, che io ho già usato molte volte ragazzi sul canale. Ecco, un metodo che utilizza molte carte, ben 13 carte, utili in particolar modo per, diciamo, analizzare la situazione dal lontano passato al futuro, cioè per cercare di capire perché e quando questa persona possa aver maturato l'idea di chiudere la storia con voi, l'idea di allontanarsi, di lasciarvi, e cerchiamo di capire ovviamente ad oggi, nel presente, come questa persona stia vivendo ovviamente lontano da voi, e cerchiamo anche di capire però come procederà ovviamente nel futuro tra voi, cioè se questa persona vi ricercherà, ovviamente cercando anche di capire se il karma vi darà un aiuto, vi darà una mano, a prescindere ovviamente dalle azioni di ciascuno dei due, quindi passato, presente e futuro. Quindi affronteremo l'argomento con un'analisi dettagliata, anche perché ragazzi voi sapete che la tarologia è a questo che serve, ossia riflettere insieme su un determinato evento, accadimento, anche doloroso, deludente, come per esempio in questo caso. Quindi questo metodo, a mio avviso, il Palazzo degli Dei, rappresenta un metodo dettagliato, attento, ma anche molto intelligente di analizzare una determinata situazione. Questo sarà, ragazzi, ovviamente un video a una sola variante, quindi a variante unica, anche perché obiettivamente appunto è un video sicuramente appunto molto dettagliato in diversi particolari, che affronta appunto tutto il percorso dal passato, anche dal lontano passato al futuro, quindi ovviamente richiede molte carte, di conseguenza anche un tempo espositivo più lungo, d'accordo? Di conseguenza sarà un video a stesa unica. Ovviamente chi mi segue da tempo sa che io tendo ad alternare video a doppia variante o anche tripla, quadrupla variante rispetto a video a variante unica. Ecco, quest'oggi sarà un video a variante unica. Ovviamente giorni precedenti ho invece pubblicato appunto video a doppia variante. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare appunto il mazzo dei Romantic Tarot, ovviamente per il principio di sincronicità, per chiunque appunto di voi abbia vissuto una storia con una persona impegnata, cerchiamo appunto di capire perché questa persona si sia allontanata da voi e ovviamente come questa persona sta vivendo il presente lontano da voi e come agirà in futuro. Vediamo un po'.
Perfetto. Ora stendiamo appunto le carte sul tavolo di stesa, secondo appunto il metodo del Palazzo degli Dei, quindi le 13 carte. Vediamo un po'. Perfetto. Ora ovviamente ragazzi, come sempre, allontaniamo il resto del mazzo dal tavolo di stesa in modo chiaramente da creare ovviamente più spazio possibile, in modo che siano ovviamente tutte ben visibili le carte davanti appunto alla telecamera. Dunque, come vedete appunto qui abbiamo ben 13 carte. La prima posizione è inerente appunto al lontano passato, quindi generalmente appunto mesi fa e settimane fa. Seconda posizione, il passato più recente, quindi scorsi giorni, scorse settimane. Terza posizione, il presente, come vive questa persona, appunto la vostra separazione, il vostro allontanamento. Quarta posizione, come questa persona legge il vostro comportamento. Quinta e sesta carta, carte che vanno lette ovviamente assieme, il motivo del blocco, cioè cosa ha portato questa persona effettivamente ad allontanarsi da voi. Settima posizione, cerchiamo di capire cosa questa persona ha in mente, cosa vorrebbe se avesse ovviamente la classica bacchetta magica. In ottava posizione cerchiamo di capire che cosa questa persona dovrebbe fare e non fa, quindi una sorta di consiglio da dare, diciamo, a latere al soggetto della stesa. Nona e decima posizione, vicine ovviamente molto importanti, perché analizzano la situazione tenendo conto di due aspetti importanti della vita di questo soggetto, ossia l'aspetto economico-finanziario e professionale e ovviamente l'aspetto familiare, cioè come in qualche modo possano aver influenzato la sua scelta di allontanarsi ovviamente da voi. Quindi eventuali problemi in ambito appunto professionale e ovviamente pressioni magari anche da parte di alcuni familiari. Le ultime tre carte rappresentano il futuro. Terzultima carta, la linea di tendenza futura, cioè che cosa accadrà tra voi e questa persona entro pochi giorni, poche settimane. Penultima carta, penultima posizione, cerchiamo di capire se eventualmente il karma, il destino vi aiuterà oppure se in qualche modo vi porrà dinanzi ad ulteriori ostacoli. Arriviamo ovviamente all'ultima carta, che è inerente ad un futuro con sguardo più lontano. Di conseguenza, un futuro che può andare anche oltre i prossimi mesi, anche addirittura entro l'anno. Voi sapete che ci sono alcuni arcani maggiori che obiettivamente prevedono fatti ed eventi anche oltre l'anno, perché ovviamente hanno delle tempistiche di realizzazione molto ovviamente lunghe. D'accordo? Dunque, direi che a questo punto possiamo iniziare ovviamente ad occuparci della prima carta, quindi del passato
ovviamente più lontano della vostra storia, quindi qualche mese fa, qualche settimana fa. E qui abbiamo l'asso di denari. Allora ragazzi, questa è una persona che ha iniziato la vostra storia sicuramente con una visione molto ottimistica della situazione. Cioè voi per questa persona siete in qualche modo stati un nuovo inizio, appunto un asso. Un nuovo inizio che lui ha vissuto in maniera ovviamente ottimistica, guardando realmente al futuro in maniera pratica e ovviamente concreta, perché parliamo di denari. Quindi questa persona sin da subito ha provato una forte attrazione nei vostri confronti, perché parliamo di denari. Quindi questa è una persona che vi ha apprezzato immediatamente da un punto di vista fisico, perché i denari parlano di materialità. Questa persona si è sin da subito sentita appagata nel rapporto con voi. È chiaro che però, ragazzi, qui parliamo di un asso di denari, non di un asso di coppe. Quindi è una persona che ha visto come reale collante tra di voi non un innamoramento o una cotta o un sentimento, bensì la, piacevolezza estetica, quindi voi gli siete sin da subito piaciuti, è una persona che si è sentita subito attratta, vogliosa, desiderosa di voi e di conseguenza ha sempre visto il vostro rapporto come assolutamente vincente da questo punto di vista, tendendo a lasciare, in secondo piano i sentimenti, perché qui parliamo di denari. Ragazzi, i semi ovviamente sono molto importanti in una stesa tarologica perché ci permettono di comprendere molto. In questo caso l'asso di denari è una carta che ci rimanda proprio all'obiettivo primario di questa persona, cioè questa persona stava cercando proprio questo, cioè un partner che rappresentasse per lui un'attrazione fisica potente e che in qualche modo andasse proprio a coprire delle mancanze rispetto al suo rapporto ufficiale, cioè il suo obiettivo era la soddisfazione carnale e lui l'ha trovata ovviamente in voi. Affrontiamo ora la seconda carta, la seconda posizione, inerente a un passato più recente, quindi gli scorsi giorni, le scorse settimane. Qui abbiamo, ragazzi, un asso di spade. Allora, le spade, ragazzi, parlano di un raffreddamento interiore, cioè parlano di riflessione, parlano del guardarsi dentro, parlano appunto del riflettere molto con se stessi, parlano di un atteggiamento, se vogliamo, anche furbo, silente, quindi molto probabilmente questa persona non vi ha dato segnali in riferimento al fatto che prima o poi si sarebbe allontanata da voi. Le spade parlano di abilità nel mentire, nell'omettere, nelle menzogne. Quindi questa è una persona che ha ragionato, perché le spade parlano del mentale, che prende il sopravvento rispetto anche, per esempio, ad un rapporto carnalmente eccellente. Quindi fondamentalmente questa persona ha cercato di ragionare di più con la testa che non con le parti più basse del corpo. Quindi questa è una persona che potrebbe aver agito per calcolo, fingendo negli ultimi momenti della vostra storia la stessa brillantezza di sempre. In realtà questa persona stava riflettendo in riferimento alla vostra frequentazione. Quindi fondamentalmente questo asso di spade parla di un atteggiamento molto più spregiudicato, ma molto più introspettivo rispetto
alla vostra frequentazione rispetto appunto al passato. Le spade inoltre, ragazzi, parlano di una comunicazione che potrebbe essere stata fraintesa da questa persona, cioè voi potreste aver fatto una battuta di qualsiasi genere, ma anche molto serenamente, e questa persona potrebbe averla interpretata in malo modo, cioè questa persona potrebbe essersi sentita pungere, diciamo, in maniera abbastanza forte, quindi può esserci rimasta male, può essersi offesa questa persona a seguito magari di una comunicazione da parte vostra molto ingenua. Quindi è anche una persona molto permalosa, cioè l'asso di spade parla proprio anche di comunicazioni che potrebbero aver portato questa persona a chiudersi ancora di più, perché potrebbe aver malinterpretato una qualsiasi vostra affermazione. È chiaro che però la colpa non è vostra, cioè è questa persona che ha frainteso. Inoltre, ragazzi, l'asso di spade parla anche di gelosia. Quindi questa persona potrebbe essere stata particolarmente gelosa di qualche altra persona che magari vi ronza attorno. In caso voi siate anche voi impegnate, potrebbe essere diventata d'improvviso questa persona più gelosa del vostro compagno ufficiale o di altri corteggiatori. E questo potrebbe aver portato appunto questa persona a fermarsi a riflettere. Quindi questa persona si è sentita vulnerabile. L'asso di spade è proprio questo: il dubbio, l'insicurezza, la paura di perdere. E di conseguenza questa persona in qualche modo ha preferito bloccarsi, fermarsi. Vi ripeto, anche a seguito di un forte moto di gelosia che questa persona può aver provato in riferimento a qualcuno che, vi ripeto, magari vi ronza attorno. L'asso di spade però può essere anche riferita a una gelosia che voi potreste aver provato. Magari potreste aver fatto una battuta sulla compagna ufficiale, una battuta, vi ripeto, anche serena, tranquilla, e lui possa essersi sentito messo con le spalle al muro, controllato. Quindi si è immediatamente allarmata questa persona. Quindi il nocciolo, diciamo, del problema nasce proprio da o una comunicazione che lui ha frainteso, oppure da una forte gelosia, o che lui ha provato nei vostri confronti, o che magari voi avete manifestato e questa cosa lo ha portato a fermarsi, perché l'asso di spade parla proprio di gelosia, di possessività. Vediamo ora invece appunto in terza posizione il presente, cioè come lui ovviamente sta vivendo il momento presente. Allora ragazzi, qui abbiamo un bel 2 di denari, di nuovo denari. Ecco che ovviamente questa persona quando pensa a voi pensa sicuramente al pieno soddisfacimento erotico. È chiaro che ovviamente ragazzi questa è una persona che ha intenzione di tornare da voi, non posso negarlo, perché qui abbiamo il 2 di denari, cioè questa è una persona in dubbio, è una persona ad un bivio che obiettivamente non sa in qualche modo se appunto tornare da voi e ovviamente anche in quali modalità ovviamente farlo, oppure diciamo se in qualche modo rimanere ancora ferma questa persona, perché vedete che appunto qui abbiamo i denari, cioè questa è una persona che vi desidera ancora terribilmente ed è una persona che pensa furbamente di tornare in maniera particolarmente dolce, con complimenti. Vedete questo ragazzino che in qualche modo fa un po' di coccole, di moine a questa ragazzina che invece appare molto ritrosa. Ecco che obiettivamente questa, diciamo, la visione, questo lo scenario che lui immagina di avere di fronte a sé.
Cioè nel momento in cui questa persona possa tornare da voi, è assolutamente, ovviamente, convinto appunto quest'uomo di trovarsi di fronte ad una donna arrabbiata o comunque, diciamo, non disposta a dargliele vinte, tutte se non altro. Però devo ammettere che obiettivamente il 2 di denari parla proprio di essere a un bivio, quindi dell'essere vicini ovviamente ad una scelta, cioè se scrivervi, mandarvi un messaggio oppure diciamo in qualche modo riuscire a diciamo farsi perdonare con un po', vedete, di moine. Cioè questa è la classica persona che ovviamente ama molto diciamo accarezzare il cavallo per poi ecco poterlo montare. Cioè è chiaro che questa è una persona che ovviamente potrebbe di nuovo ricorrere a mezzucci piuttosto furbetti, anche magari dolci e teneri, però per in qualche modo cercare di ottenere qualcosa che per lui è molto importante, cioè il soddisfacimento ovviamente fisico. Quindi questo diciamo 2 di denari, quindi di nuovo abbiamo una persona unicamente rivolta ovviamente alla materialità, al feeling fisico, d'accordo? Però ovviamente non posso negarvi che questa persona vi stia pensando, vi stia desiderando e stia anche cercando di capire come in qualche modo poter fare per ritornare da voi riguadagnandosi la vostra fiducia, perché il 2 di denari parla di imbarazzo, come definizione classica il 2 di denari parla di imbarazzo, cioè questa persona si vergogna obiettivamente un po' nel ritornare da voi dopo una scelta del genere, cioè non sa obiettivamente quali parole usare per potersi in qualche modo far perdonare rispetto al suo ovviamente comportamento chiaramente deprecabile. Cerchiamo ora di capire in quarta posizione come lui vi vede, come interpreta il vostro comportamento. Qui abbiamo un 9 di denari, ancora denari ovviamente, quindi voi piacete molto fisicamente a questa persona e ovviamente su questo non ci devono essere dubbi. Vi vede come una donna forte, una donna molto coraggiosa, come una donna che sa gestirsi e autogestirsi, una donna che non pende dalle labbra degli altri, bensì appunto una donna forte, capace, determinata, che non dipende, diciamo, dal beneplacito di un'altra persona, che non implora, comunque una donna che ha una sua dignità, una donna che obiettivamente è autentica, una donna pura, una donna sincera, una donna che si sa tirar sulle maniche, che sa rinascere dalle proprie ceneri, una sorta di fenice. Quindi è una persona che ha un'immagine di voi veramente bella, cioè vi stima molto, d'accordo? Voi non siete solo per questa persona una donna bella, siete anche una donna estremamente forte, una donna molto coraggiosa. Una donna che al suo passaggio, ovviamente, fa luce, perché è una donna che brilla di luce propria, cioè voi non avete bisogno degli altri. Questa persona ha capito che la forza che voi avete è una forza interiore, che deriva unicamente da voi stesse. Attenzione ragazze, perché effettivamente, vedete, questa donna ovviamente viene vista, come potete vedere, e invidiata dunque, da altre persone in ombra. Quindi questa persona potrebbe invidiare questo vostro aspetto, cioè il vostro coraggio, la vostra forza, la vostra determinazione, il vostro brillare di luce propria potrebbe creare invidia e gelosia nelle altre persone, ma anche ovviamente in lui. E questo non è bello, perché ovviamente
in una relazione, anche seppur una relazione nascosta, tra i due partner non deve mai esserci competizione e invidia. Nel momento in cui si crea competizione e invidia, il rapporto è malsano, proprio perché lui si vede, si sente ad un gradino, diciamo, più basso, inferiore ovviamente, rispetto a voi, e questo non va bene. D'accordo? Questa è una persona potenzialmente invidiosa dei vostri punti di forza, che da una parte lo appassionano e lo spingono verso di voi, ma dall'altra lo mettono un po' in difficoltà. Anche perché quest'uomo vi teme, perché sa che, come è tipico del 9 di denari, voi sapete rispondere con giustizia e forza a determinate provocazioni. Quindi questa persona sa che voi difficilmente, come vi ho detto anche poco fa, gliela fareste passare liscia. Quindi questa persona ha paura anche del vostro comportamento molto forte, molto determinato, capace di respingerlo. Questa persona vi teme molto, teme il vostro coraggio, ovviamente. Evidentemente perché questo sciocchino è abituato a donne che pendono dalle sue labbra. Inoltre, ragazzi, la carta del 9 di denari, come tutte le carte di grado nono, ci parla di abbondanza. Quindi questa persona dà praticamente per scontato che voi abbiate qualcun altro interessato a voi, anzi che voi abbiate più persone interessate a voi. Di conseguenza teme anche ovviamente eventuali rivali. Ora invece affrontiamo la quinta e la sesta posizione per cercare di capire quali siano i blocchi, e qui abbiamo allora la carta dell'innamorato o degli amanti, il sesto arcano maggiore, e il 6 di bastoni. Allora ragazzi, innanzitutto vi ribadisco quello che vi ho detto sino ad ora in riferimento in particolar modo al 2 di denari e ovviamente alla carta del 9 di denari riferita a voi. Questa è una persona che non ha un bel carattere, perché è una persona che tende ad invidiare, vi ripeto, molto gli altri, cosa che fa con voi, anche con voi. È una persona che ha dei grossi problemi di autostima, evidentemente, perché vede rivali ovunque, vede gente migliore di lui ovunque. È una persona insicura. La carta dell'innamorato parla proprio del dubbio, perché ovviamente la carta della scelta, oltre che dell'amore, della capacità di amare. In accezione negativa è il contrario, quindi diciamo delle difficoltà proprio nell'approcciarsi all'amore, ma anche e soprattutto dubbio, inquietudine, irrequietezza, incapacità di scegliere. Questa è una persona che difficilmente si affeziona agli altri, è una persona che tende ad essere molto fredda, è una persona ambiziosa, è una persona che vive di calcolo, è una persona che vuole ottenere dalla vita e dalle altre persone il suo pieno soddisfacimento, innanzitutto un soddisfacimento ovviamente fisico. Da un punto di vista sentimentale qui c'è invece una incapacità quasi totale. Ora, se questa è una persona anagraficamente giovane, allora si può comprendere, ragazzi, perché comunque una persona giovane ha delle evidenti difficoltà nel gestire i sentimenti perché non li conosce, quindi non li sa maneggiare bene, ci sta. In caso questa persona sia però già adulta, ok? Questa è una persona che nella sua intera vita ed esistenza difficilmente si è mai trovata dinanzi a un grande amore. Cioè, questa è una di quelle persone che non hanno mai amato, ce ne sono tante, ragazzi, molte più di quante si possa pensare. Ecco, una di quelle persone che non ha mai amato realmente. Quindi questa è una persona che non sa maneggiare l'amore.
e quindi si trova, vedete, sempre dinanzi al dubbio. Questa è una persona, ecco perché il dubbio, appunto identificato dall'asso di spade, si è trovata di fronte, per esempio, ad una relazione, la vostra, che magari stava prendendo una piega più importante, bella, serena, armoniosa. Ecco che questa persona si è bloccata. Perché? Perché si sentiva messa non da voi, ma dalla situazione inevitabilmente con le spalle al muro. Questa persona non vuole scegliere, perché non sa scegliere. D'accordo? Cioè, la carta degli amanti, ragazzi, rappresenta un bivio. O la strada A o la strada B. Questa persona non sa scegliere. Non sa quale delle due strade sia la migliore per lui o per lei. Perché non si conosce, prima cosa, non conosce l'amore, non sa cosa gli faccia bene, non sa cosa possa fare per lui o per lei. Quindi questa è una persona con una immaturità esistenziale, direi, ma soprattutto emotiva e sentimentale incredibile, colossale. Questa persona ha delle falle nell'emotività che fanno paura veramente. Quindi questa persona si è trovata di fronte ad un rapporto che non ha più saputo gestire. Non è stata in grado di scegliere e dunque semplicemente è scappata, come un codardo. Perché la carta degli amanti parla di una scelta coraggiosa, di una scelta che viene compiuta per amore. Ma se questa persona non sa cosa voglia dire amare, come può scegliere per amore? Inoltre, la carta degli amanti in accezione negativa parla anche di chi, pur sforzandosi, magari fingendo, però non si pone mai nei confronti degli altri con profondo, trasparente, pulito e reale trasporto, con empatia nei confronti degli altri. Questa è una persona che tende a far calcolo, a giudicare, a valutare gli altri, a darne un valore, a darne un peso specifico. Peccato che però non dà peso specifico ai suoi comportamenti, alle sue azioni. Questa è una persona, ragazzi, che mette in prim'ordine il benessere fisico, il benessere carnale, il benessere materiale, l'amore, i sentimenti, li metterà sempre al secondo, terzo, quarto, quinto posto. Cioè questa persona in prim'ordine ha la sessualità. È chiaro, ragazzi, che però qui i sentimenti per voi, le emozioni c'erano, certo, ma non sapendole gestire, e non sapendoli gestire, è chiaro che questa persona si è spaventata terribilmente dalla portata di ciò che sentiva, qualcosa di completamente nuovo e che non conosce e non conosceva, e di conseguenza questo gli ha creato dubbio, confusione, inquietudine. Questa, ragazzi, è una persona che molto probabilmente non ha mai amato, cioè neanche la compagna ufficiale. È una persona che non sa dedicarsi in maniera completa, pulita e onesta ad una persona sola, proprio perché generalmente la carta degli amanti rappresenta, in accezione negativa, chi cede alle tentazioni, quindi una persona poco fedele, ok? Quindi una persona da prendere un po' con le pinze, da un punto di vista sentimentale, cioè con una persona ovviamente di questo tipo che inizia una storia parallela rispetto alla sua ufficiale, non lascia la compagna ufficiale, anzi lascia l'altra donna d'improvviso, è chiaro che qui c'è un'immaturità di fondo di una certa gravità e importanza, che comporta dolore a più parti, d'accordo? In particolar modo in questo caso a voi. Quindi questa è una persona che ha delle falle emotive enormi, è una persona che fa fatica ad amare, nonostante, vi ripeto, possa aver provato per voi un reale, forse, primo sentimento in tutta la sua vita, che però ovviamente lo ha spaventato, proprio perché è terribilmente nuovo. Questa persona non è riuscita a scegliere, perché si è trovata di fronte ad un bivio, e questo bivio l'ha spaventata questa persona. Però vi ripeto, sulla capacità, ecco, di fedeltà di questa persona, bisognerebbe aprire un capitolo a sé, È una persona sempre da
diciamo, ecco, prendere un po' con le pinze. Pur avendo provato per voi, probabilmente per la prima volta in tutta la sua vita, un reale sentimento, oltre all'attrazione fisica. Quindi questa è una persona che con il suo comportamento causa il 6 di bastoni in accezione negativa, cioè situazioni di squilibrio, di attesa, inquietudine, situazioni caotiche, allontanamenti, ritorni. Cioè è una persona che tende anche a far spesso avanti e indietro, motivo per cui sta appunto ancora pensando di tornare da voi, proprio perché è una persona che cambia spesso idea, segue, vedete, la sua impulsività, segue il suo istinto, il suo desiderio, però approfondisce poco da un punto di vista sentimentale un rapporto. Questa è una persona che crea troppa disarmonia e troppa instabilità, Cioè questa persona, ragazzi, non dà un impegno costante in un rapporto, alterna momenti di grande presenza, passione, propensione all'altra per poi scappare, per poi mostrare disinteresse, pigrizia, dubbio, inazione, tentazioni altre, e quindi fa soffrire le persone al suo fianco, perché fondamentalmente, ragazzi, illude. Cioè è una persona che parte in quarta per poi sentirsi caricato di un peso eccessivo dettato da una totale non conoscenza dei sentimenti. Questa persona non sa gestire l'amore, proprio non ci sa fare, e di conseguenza scappa, ma così provoca dolore. Vediamo a questo punto, ragazzi, che cosa vorrebbe fare questa persona. Allora, qui abbiamo il 3 di bastoni. Allora, ragazzi, il 3 di bastoni è la carta dell'attesa, cioè questa persona vuole tornare, ve lo ripeto e ve lo ribadisco. 3 di bastoni è una carta di azione, è una carta di azione pratica, bastoni, in virtù sempre del desiderio fisico, perché siamo sui bastoni, quindi sulla falsa riga ovviamente dei denari. È chiaro che questa persona però lo vuole fare con prudenza, perché la carta del 3 di bastoni è una carta di prudenza, di un andarci con i piedi di piombo, attendere il momento migliore, diciamo, per potervi riagganciare, proprio perché questa persona non vuole sbagliare, perché sa che è finita su una china pericolosa. Quindi questa è una persona che, vi confermo, vuole tornare da voi, vuole sentirvi e vuole vedervi. È una carta che parla di contatto, quindi è una persona che potrebbe proprio volervi riscrivere e risentire, successivamente anche rivedere, ma è una persona che, vi ripeto, obiettivamente in questo momento teme una vostra, diciamo, reazione, il vostro rifiuto, teme che le cose non procedano esattamente come lui vorrebbe. Di conseguenza questa persona è ferma, vuole aspettare il tempo utile per ovviamente potersi muovere. Proprio la definizione classica del 3 di bastoni è l'attesa, quindi un'attesa comunque proficua, cioè lui si studierà bene il cosa dirvi, il come tornare, con che faccia ritornare da voi, ma questa è sicuramente una persona che ha intenzione di tornare, d'accordo? Però obiettivamente è una persona che deve ancora, diciamo, capire bene il come, il dove e il quando. Il ritorno non è previsto tra tempistiche abnormi, cioè non conta di tornare fra 10 anni. In 3 di bastoni è una carta che parla di tempistiche veloci, entro appunto le prossime 3 settimane oppure i prossimi 3 mesi, come ovviamente limite massimo, però sicuramente questa è una persona che conta di tornare da voi il prima possibile. È chiaro, ragazzi, però, che questa persona ha bisogno di prudenza, discrezione e ovviamente attenzione. Vediamo, ragazzi, ora in questa posizione che cosa questa persona dovrebbe fare. Qui abbiamo il 9 di coppe.
Allora, ragazzi, questa persona dovrebbe innanzitutto diventare grande, cioè dovrebbe questa persona mettere per la prima volta al primo posto i sentimenti, cosa che questa persona sino ad ora ovviamente non ha fatto, e ovviamente in una situazione di abbondanza, come tipico appunto delle carte di grado nono, come vi ho detto poco fa con il 9 di denari, abbondanza perché lui comunque ha l'altra donna e voi. Quindi avendo due donne, diciamo, comunque disposte a trascorrere la propria vita ovviamente al suo fianco, ecco che questa persona deve imparare a decidere, d'accordo? Deve imparare questa persona a prendere la propria vita in mano e a ragionare per sentimenti. Parliamo di un 9 di coppe, quindi questa persona dovrebbe evitare di scegliere in base al, diciamo, maggior trasporto erotico, bensì legandosi ovviamente ad una persona in maniera definitiva, quindi scegliere da che parte stare e quindi anche di gestire in maniera seria, adulta e matura un rapporto in maniera assolutamente fedele e univoca, d'accordo? Cioè questa è una persona che deve, vedete, agire anche con, diciamo, un temperamento più dolce, un atteggiamento più tenero, attento ed empatico in riferimento all'altro, ai bisogni dell'altro, deve circondarvi di maggiori attenzioni e soprattutto deve avere un atteggiamento pulito e trasparente, cosa che questa persona sino ad ora non ha avuto. Cioè questa persona, ragazzi, deve capire che innanzitutto i sentimenti sono fondamentali nella vita quotidiana di tutti i giorni, ma soprattutto in un rapporto, anche se è un rapporto extraconiugale, e che le persone meritano rispetto. Cioè forse è questo il particolare che è sfuggito a questa persona, il rispetto. Il 9 di coppe, ragazzi, parla del puntare ad una risoluzione pacifica. Cioè questa persona deve tornare da voi innanzitutto chiedendovi scusa, deve chiedervi perdono per un comportamento del genere. Quindi questa persona deve dimostrare, ripeto, rispetto, dolcezza ed empatia. Questa persona, ragazzi, deve iniziare a dimostrarvi qualcosa in più, deve dimostrarvi sentimento. Questa persona deve dimostrarvi di avere delle emozioni per voi, non soltanto di essere legata a voi da un profondo desiderio fisico, altrimenti difficilmente questa persona riuscirà a riprendervi, perché il 9 di coppe è una carta molto chiara, è una carta che parla di un cambiamento totale nelle abitudini che portino alla chiusura di un ciclo, quindi 10 di coppe, per iniziare un ciclo completamente nuovo. Questa persona deve mettersi in testa di cambiare pelle, perché altrimenti difficilmente va a recuperare la consultante. Deve cambiare. Ora, ragazzi, vediamo invece in quest'altra posizione che cosa abbiamo, ossia il 7 di bastoni. Allora, questa è la posizione inerente all'aspetto professionale. Allora, questa persona non ha problematiche da un punto di vista economico, finanziario e professionale. In caso questa persona vi abbia raccontato di aver avuto grosse problematiche, diciamo, che possano aver creato in lui preoccupazione, quindi freddezza anche nei confronti del vostro rapporto, questa persona vi ha mentito, a meno che non si riferisca a problemi ovviamente molto vecchi, lontani nel tempo, perché nel momento presente la carta del 7 di bastoni è una carta molto positiva che parla di contratti, contatti nuovi con nuovi datori di lavoro, ingenti entrate, progetti che vanno a buon fine, vi ripeto, nuovi colloqui di lavoro. Quindi questa è una persona che nel momento presente non può lamentarsi da un punto di vista né economico-finanziario né professionale. In caso questa persona vi abbia dipinto una situazione ben diversa,
ha ovviamente mentito come ha sempre fatto. Cioè questa è una persona che tende un po' troppo a piangersi addosso, è una persona che fa dell'inutile vittimismo, perché il 7 di bastoni è una carta molto positiva che parla comunque di un periodo di successo. Tra l'altro è una carta che parla anche di entrate inaspettate, magari dovute per esempio in qualche modo ad un prestito che gli è stato finalmente concesso, ad una eredità. Quindi sicuramente questa è una persona che da un punto di vista professionale e ovviamente economico-finanziario non può lamentarsi. Non è necessariamente una persona milionaria, ragazzi, però in caso questa persona vi abbia parlato di difficoltà che possano aver creato un appesantimento mentale, morale tale da portarla ad impazzire, allontanarsi da voi, ecco che vi sta raccontando una menzogna, perché in quest'ambito, almeno con questo 7 di bastoni, non ci sono problematiche. Quindi in caso questa persona abbia per esempio cambiato lavoro più e più volte, abbia attraversato un periodo magari di licenziamento, disoccupazione o abbia avuto dei grossi problemi con colleghi, datori di lavoro, ricordatevi il caratteraccio di questa persona. Cioè ragazzi, questa è una persona che generalmente causa del suo stesso mal, cioè questa è una persona che non sa rapportarsi a voi, con voi che siete la sua donna o comunque la persona che ha frequentato, anche se in gran segreto, figuriamoci con i propri colleghi. Il 7 di bastoni, ragazzi, è una carta che parla di fortuna, quindi fondamentalmente anche magari rapporti poco idilliaci con i colleghi, con i datori di lavoro, ecco che in questo momento stanno attraversando invece un momento di positività, appunto. Cioè, questa persona, ragazzi, è stata più e più volte aiutata dalla sorte. È lui che, come al solito, non è in grado di gestire adeguatamente le situazioni, perché le vive con diffidenza, 7 di bastoni. È una persona sempre sulla difensiva, però in questo momento l'aspetto professionale non ricopre delle difficoltà. Ora vediamo appunto in questa posizione che cosa abbiamo. Qui abbiamo un brutto 5 di spade, quindi per quanto riguarda invece l'ambito familiare, qui la situazione cambia molto. Il 5 di spade, ragazzi, è una carta pesante da viversi, è una carta che parla di chiusura, ma è una carta che parla anche di grossi conflitti, quindi conflitti con tutto ciò che circonda questa persona nell'ambito familiare, quindi lei, l'altra donna, piuttosto che anche i propri familiari, la famiglia di origine, quindi genitori, fratelli, sorelle, eccetera, ma anche conflitti interiori. Il 5 di spade parla anche di tradimenti scoperti, quindi la compagna ufficiale potrebbe aver scoperto qualche vostro messaggio o comunque qualche tresca che questa persona potrebbe aver già avuto in passato. È una carta che parla di chiusura, di allontanamento, quindi in questi giorni queste due persone potrebbero aver parlato di separazione. Cioè è una carta veramente pesante perché indica un battibecco, un confronto per nulla pacifico tra due persone che ovviamente se ne sono dette di ogni. Quindi potrebbero anche aver parlato di un allontanamento definitivo. Quindi ragazzi, fondamentalmente questa è una persona che sta piangendo, vedete, sui suoi stessi errori. Cioè questa persona sta pagando per aver sempre vissuto, come tipico del 5 di spade, una vita sentimentale sregolata. Ecco perché vi parlavo di una possibile scoperta di un tradimento da parte della compagna ufficiale. Una vita vissuta all'insegna puramente del piacere fisico. Questa è la caratteristica di chi vive i rapporti con il 5 di spade. Ve l'ho detto ragazzi già da inizio stesa, troppi denari, troppi bastoni, praticamente una sola carta di coppe su 13 carte, almeno sino ad ora. Questa è una persona che ha sempre soltanto puntato al soddisfacimento fisico.
ha ingannato e ha mentito a troppe persone. Di conseguenza adesso ne sta pagando e ne pagherà ovviamente le conseguenze. Questa è una persona che ha vissuto sempre nella doppiezza. Altro significato tipico del 5 di spade. È una persona che ha, vi ripeto, ve l'ho detto poco fa, con la carta degli amanti in accezione negativa, è una persona che ha spesso tradito. Ha un concetto di fedeltà, ecco, tutto suo questa persona, Quindi questa persona non sta vivendo un momento di difficoltà solo con voi, ma anche con l'altra compagna. Perché chissà cosa possa aver scoperto anche lei, obiettivamente, che anche lei, ragazzi, comunque è vittima delle sue menzogne. Quindi se da un punto di vista economico-finanziario e professionale questa persona sta vivendo un momento di fortuna, da un punto di vista sentimentale questa persona sta pagando per delle sue colpe. Ecco ragazzi, il 5 di spade è una carta che parla anche di lutto. Quindi potrebbe aver perso questa persona un familiare, qualcuno di caro, un genitore, una mamma, un papà, un fratello, qualcuno che comunque rappresentava per lui una guida importante e che di conseguenza lo fa sbarellare, perché obiettivamente questa persona si sente priva di questa guida, perché il 5 di spade è una carta che parla anche di lutto. Quindi questa persona sa che prima o poi deve pagare, che sta pagando e che pagherà. Ma il 5 di spade è una carta, vi ripeto, pesante, che parla di grave confusione mentale, situazioni gravi e pesanti da gestire da un punto di vista sentimentale e familiare. Il 5 di spade, ragazzi, parla di chi ha giocato sporco. Quindi questa è una persona che ha combinato danni in tutti i rapporti che è andato a iniziare a intraprendere con la compagna ufficiale, con voi. Questa persona ne combina veramente di ogni. È un adulto che si comporta come un bambino inesperto, un bambino che racconta bugie, che ingigantisce le situazioni. Il 5 di spade, ragazzi, parla anche della sottile arte della manipolazione. Quindi questa è una persona che tende veramente ad accattivare gli altri, facendo il brillante, raccontando di tutto e di più, per ottenere quello che vuole. In questo caso, soprattutto un soddisfacimento di tipo fisico. Ora, ragazzi, in 11ª posizione, vediamo appunto la linea di tendenza futura. Allora, qui abbiamo la regina di bastoni, ovvero appunto la consultante. Quindi che cosa accadrà a breve chiaramente tra voi e questa persona? Ebbene, la risposta delle carte, degli arcani è dipenderà da voi, cioè dipende dalla consultante. Voi sapete che in tarologia la regina di bastoni e la regina di coppe rappresentano la consultante, la regina di denari e la regina di spade rappresentano l'altra donna. Quindi ovviamente in questo caso voi sarete assolutamente, pienamente responsabili del vostro futuro con questa persona, cioè spetterà a voi decidere sull'andamento del suo ritorno. Perché? La regina di bastoni parla ovviamente di un ritorno che ci sarà da parte di questa persona. La regina di bastoni è una donna soddisfatta, è una donna che si è presa e si prenderà le sue soddisfazioni, ma che ovviamente, essendo una regina, avrà l'ultima parola e deciderà se accettare o meno il ritorno di questa persona. La regina di bastoni è una donna forte, una donna coraggiosa, voi lo siete, ve lo dicevo all'inizio con il 9 di denari. Ebbene, sarete voi ovviamente con la vostra forza e ovviamente il vostro coraggio a far capire a questa persona che obiettivamente ad oggi le redini, diciamo, della situazione spettano a voi e sono unicamente nelle vostre mani. Questa persona non riuscirà a resistere al vostro fascino, alla vostra bellezza, perché parliamo appunto di bastoni, cioè quello che porterà questa persona a tornare da voi saranno i bastoni, ma voi sarete severe, perché la regina di bastoni è una donna severa, quindi comunque diciamo che avrete un atteggiamento prudente nei confronti del ritorno da parte di questa persona.
Cioè farete capire a questa persona che non siete disposte a scherzare, che conoscete il vostro valore, il valore di regina, e che dunque non può tornare pensando che la situazione debba essere condotta allo stesso identico modo di come questa persona si è comportata sino ad ora. Cioè farete capire che con voi non si scherza. La regina di bastoni è una donna molto tosta, eh? È chiaro che voi farete leva su cosa? Sul fatto che voi piacete all'ennesima potenza a questa persona. Voi rappresentate l'ideale per eccellenza per questa persona, la regina. Lui come voi non ne vede in giro, d'accordo? Quindi voi rappresentate il suo canone, il suo ideale. Peccato che però questa persona non conosce tanto il significato del termine fedeltà. D'accordo? Quindi è una persona che torna da voi perché vi vede come la sua regina, la più bella tra le belle, l'unica donna in grado di appassionarlo così tanto. Ma questa persona va bacchettata e la regina di bastoni sa farlo. È chiaro, ragazzi, che questa persona vuole rivedervi. Io ve lo confermo perché comunque la regina di bastoni parla di un incontro, cioè un incontro bello, un incontro anche eroticamente di una certa importanza, però vi ripeto, questa è una persona che ragiona con i sensi, d'accordo? È una persona che si lascia guidare troppo dagli impulsi, dagli istinti e poco dal sentimento e dal ragionamento. Quindi ragazzi, ragazze, io lo ripeto, questa persona il tentativo di tornare lo farà, però dipenderà da voi. Quando viene estratta la consultante in una stesa tarologica o cartomantica, ovviamente il peso degli accadimenti, l'evolversi delle situazioni, ovviamente dipenderà unicamente dalla consultante, cioè starà a voi decidere se riaccettare questa persona. E la regina di bastoni ci fa pensare sicuramente ad un vostro ragionamento molto più severo anche circa voi stesse. Cioè voi inizierete a chiedervi, ma quest'uomo merita di stare al mio fianco? Merita di stare al fianco di una regina? Cioè quest'uomo, comportandosi in questo modo, quindi con una compagna ufficiale iniziando una storia parallela con voi, non lasciando la compagna ufficiale, scappando poi all'improvviso da voi, ecco, questa persona mi sta dando valore in questo modo? Sta riconoscendo il mio valore? Mi sta portando rispetto? Oppure mi sta umiliando? Oppure mi fa sentire usata? Cioè, ragazzi, queste sono domande importanti che necessitano una altrettanto importante risposta. Questa persona che si è comportata in questo modo merita di ricevere udienza, anche semplicemente una seconda possibilità, senza pensare al futuro, a quello che potrebbe accadere. Cioè, cercate di analizzare con lucidità come questa persona vi abbia fatto sentire in questo periodo di lontananza, lasciandovi, allontanandosi da voi. Non trascurate di ricordare come voi vi siate sentite a causa di questa persona. Una persona del genere che vi ha fatto sentire in questo modo merita davvero una seconda possibilità? Ragazzi, le stese di tarologia servono a questo, cioè a riflettere, a ripensare a ciò che possa essere accaduto e a ciò che potrebbe accadere e a come io mi sono sentita e come potrei sentirmi. Ecco, al di là della soddisfazione chiaramente del ritorno di questa persona, poiché appunto poi è tornerà appunto a cercarvi, ma al di là di questo,
di questa iniziale soddisfazione dell'essere ricercate da questa persona, ma questa persona merita davvero le vostre attenzioni, la vostra attesa, i vostri sacrifici, i vostri piccoli, grandi, dolci gesti? Io vi invito a riflettere. È fondamentale, ragazze e ragazzi, riconoscere il proprio valore. Ripensate bene, mettendo proprio sul piatto della bilancia quello che questa persona vi ha dato e quello che non vi ha dato. Ora affrontiamo appunto la penultima posizione. Qui abbiamo un bel cavaliere di bastoni, ossia cerchiamo appunto di capire se obiettivamente appunto il destino arriverà in vostro aiuto, in vostro soccorso. Allora, di nuovo ovviamente ragazzi abbiamo una carta di bastoni, quindi questa persona ovviamente arriverà da voi molto desiderosa e vogliosa, arriverà da voi in un momento, diciamo, proprio perché i cavalieri rappresentano appunto un movimento, quindi in un momento di fortuna, tra virgolette, quindi un'occasione improvvisa che questa persona appunto coglierà al volo per potervi riscrivere e addirittura rivedere. Quindi questa persona probabilmente potrebbe affrontare appunto, come tipico dei cavalieri, un viaggio. Questo ovviamente potrebbe in qualche modo portare o questa persona ad avvicinarsi a voi, in caso sia appunto una storia con una persona comunque che abita distante rispetto alla vostra residenza, oppure una persona che a seguito di un viaggio, diciamo, abbastanza significativo in cui ha potuto, diciamo, pensare, ripensare a ciò che ha combinato e a quanto voi obiettivamente gli manchiate, ecco che questa persona appunto deciderà di tornare. Però ovviamente uno spostamento sarà assolutamente, direi, propedeutico e avvicinerà questa persona a voi o la porterà a voi. Il cavaliere di bastoni ha una caratteristica, l'imprevedibilità. Quindi, quando questa persona, diciamo, vi ricontatterà o ovviamente cercherà addirittura di rivedervi, dipenderà unicamente appunto dalla sorte. Quindi i cavalieri difficilmente riescono ad identificare con chiarezza delle tempistiche, poiché rappresentano, vi ripeto, il movimento impulsivo, l'istinto che porta una persona a muoversi di improvviso in un moto di sorpresa per la persona che riceve appunto la visita o il messaggio, quindi in questo caso voi. Cioè voi sarete assolutamente sorprese, ovviamente piacevolmente, dal ricevere il messaggio di questa persona o addirittura poter vedere questa persona. Cioè il cavaliere di bastoni parla di una sorpresa e di un avvicinamento al consultante in virtù proprio di uno spostamento che questa persona ovviamente deve già effettuare, per cui ne approfitterà per avvicinarsi a voi, oppure a seguito di un suo spostamento a seguito del quale questa persona appunto vorrà immediatamente rivedervi. Ovvio che, vi ripeto, le tempistiche sono a, diciamo, sorpresa e a discrezione della sorte, proprio perché, vi ripeto, i cavalieri, soprattutto il cavaliere di bastoni, si muove in maniera improvvisa, quindi questo ricontatto può esserci entro una decina di giorni o entro qualche mesetto. È chiaro che dipenderà da ovviamente
un aiuto del destino, che in questo caso ci sarà, vi ripeto, perché è una carta molto positiva, e che permetterà a questa persona o di avvicinarsi proprio, ripeto, fisicamente a voi, per cui approfitterà di questa occasione, oppure questa persona beneficerà, diciamo, di un viaggio che gli permetterà di riflettere e ripensare a voi e a quanto obiettivamente voi gli manchiate, d'accordo? Quindi troverà il coraggio, perché ovviamente il cavaliere parla di coraggio, d'accordo? Quindi finalmente questa persona agirà con un'azione determinata, appunto, forte e coraggiosa, per riuscire a sbloccare questa situazione. Quindi non rimarrà più al bivio, ovviamente, questa persona. Quando meno ve lo aspetterete, questa persona dunque, ovviamente, vi ricercherà. Vi ripeto, le tempistiche dei cavalieri rappresentano grosso modo le stesse tempistiche della ruota di fortuna, il 10° arcano maggiore, quindi può trattarsi di un rientro entro pochi giorni o entro qualche mesetto, perché dipende proprio da quell'aiuto specifico che verrà dato ovviamente dalla sorte e che permetterà a questa persona o di riflettere oppure proprio di agire in maniera concreta. Questa persona agirà però in maniera molto forte, in maniera molto determinata, quindi forse per la prima volta in vita sua questa persona effettivamente agirà con coraggio per riuscire ovviamente a raggiungere la sua regina, proprio perché il cavaliere si avvicina alla carta che precede, d'accordo? Quindi obiettivamente si avvicinerà alla sua regina di bastoni. Dunque, la carta del cavaliere di bastoni è proprio la carta del ritorno, d'accordo? Come definizione classica. È chiaro che però parliamo di un cavaliere di bastoni, d'accordo? Quindi una persona che ha come solito, ovviamente, movente principale la sessualità e l'attrazione. Non è un cavaliere di coppe, d'accordo? Però diciamo che obiettivamente un elemento positivo c'è, cioè questa persona eviterà di dare ascolto a tutti questi dubbi, quindi se non altro, diciamo, attraverso un movimento repentino, impulsivo e inaspettato, comunque un gesto nei vostri confronti lo farà, quindi proprio per comunque ritornare sui suoi passi. Vediamo ora, ragazze, in questa posizione appunto che cosa accadrà in futuro, ovviamente fra voi e questa persona, un futuro a lungo termine. Di nuovo voi, la regina di coppe, che cosa vi ho detto? Ovviamente in riferimento alla regina di bastoni. Ovviamente la regina di bastoni e la regina di coppe rappresentano la consultante. Dunque, di nuovo voi, quindi per la seconda volta ovviamente viene ribadito dalle carte che chiaramente spetterà tutto a voi, cioè la riuscita del ritorno di questa persona dipenderà unicamente da voi. Cioè, questa persona sicuramente un tentativo lo fa, quando meno ve lo aspetterete, come vi ho detto poco fa, starà ovviamente a voi fare in modo che questo tentativo vada in porto oppure no, perché la regina di coppe è una donna, ovviamente una regina, che decide per se stessa, ma anche, essendo una regina, l'evoluzione di una determinata situazione inerente anche alla vita degli altri. La regina di coppe è una donna molto buona, è una donna molto empatica, è meno severa, diciamo, della regina di bastoni. Quindi obiettivamente voi, diciamo che vi ammorbidirete, sicuramente a seguito del ritorno di questa persona, evidentemente perché come al solito questa persona saprà in qualche modo gestire la situazione anche da un punto di vista comunicativo in modo molto brillante, cosa tipica del cavaliere di bastoni, d'accordo?
Ecco che dunque la regina, da regina di bastoni, diventerà regina di coppe, quindi sicuramente il vostro cuore in qualche modo si sentirà ovviamente sollevato dal comunque ricontatto da parte di questa persona. È chiaro ragazzi che però questa persona ritornerà, vi ripeto, come un cavaliere di bastoni, quindi non come una persona del tutto matura, perché non è un re. I cavalieri, sì, per carità, sono persone sicuramente più mature dei fanti, ma non tanto quanto un re, quindi comunque con la stessa dose di immaturità sentimentale. Inoltre, una persona che ovviamente è un cavaliere di bastoni, quindi è improntata quasi unicamente per quanto riguarda il rapporto interpersonale, sentimentale, da un punto di vista meramente erotico. Quindi questa è una persona che dà sempre troppa importanza alla sessualità, che per carità ha il suo valore, ma non tanto quanto ne dà lui. D'accordo? Quindi sicuramente la regina di coppe si fermerà ovviamente a valutare. Ora, la regina di coppe parla comunque anche addirittura della possibilità di un incontro, del risentirsi, comunque del richattare in qualche modo, quindi risponderete a questi messaggi sicuramente, ma agirete da regina, cioè questa volta farete capire a questa persona che pur comprendendo tutte le ragioni di questo mondo, perché la regina di coppe è empatica, ok? E prima di tutto comprende le ragioni di un'altra persona, si mette nei panni di un'altra persona, però farete capire a questa persona che comunque le redini della situazione sono da oggi in poi nelle vostre mani. Quindi sarete voi poi a decidere ovviamente se portare avanti e come portare avanti questa situazione. Questo perché, ragazzi? Perché la regina di coppe non è buona, caritatevole, comprensiva e dolce solo con gli altri, ma lo è anche ovviamente in prim'ordine con se stessa. Quindi voi darete molto peso e importanza alle coppe, cioè ai vostri sentimenti. Cercherete di capire come voi vi sentite e vi sentirete, proprio ovviamente per dare a questa persona il giusto peso, per dare a ciò che dice questa persona il giusto peso, per dare ai comportamenti di questa persona una valutazione lucida e corretta, partendo dai vostri sentimenti, partendo da come la regina di coppe si sente, perché la regina di coppe ovviamente analizza più di ogni altra cosa la sua interiorità, perché parliamo di una regina di coppe. Bella notizia! Allora, la regina di coppe, questo devo dirvelo, la regina di coppe è una donna molto bella, affascinante, rappresenta quindi la lucentezza. Ecco, voi risplenderete anche davanti agli occhi di altre persone, cioè la regina di coppe si sentirà molto corteggiata e ricambiata non solo dal soggetto della stesa, che appunto tornerà a cercarvi, facendovi comunque capire, ragazzi, che un minimo di interesse ce l'ha, d'accordo? Perché sennò non torna una persona, ma voi riceverete anche le attenzioni e quindi il corteggiamento da parte di un'altra persona. Ora, è una persona nuova, perché le regine parlano di novità. Quindi, una persona nuova che voi andrete a conoscere. Non tra molto tempo, perché coppe e bastoni non hanno tempistiche epocali, ok? Quindi non stiamo parlando di 7 mesi, d'accordo? Sicuramente qui, entro le prossime settimane, o comunque un paio di mesi, grosso modo, conoscerete un'altra persona. Voi vi sentirete molto corteggiate
ammirate, stimate da parte di quest'altra persona. Quindi la regina di coppe rappresenta l'armonia, la ritrovata armonia, l'equilibrio, rappresenta il sentirsi amate, apprezzate, desiderate, ma soprattutto ricambiate. Perché credo che, ragazzi, sia la condizione peggiore quella di non sentirsi ricambiate nei propri sentimenti. Rifiutate anche, comunque, lasciate, tradite. D'accordo? Credo che quelle siano proprio ferite difficili, no? Da rimarginare. Si rimarginano, ma ci vuole tempo. E ci vuole una certa costanza. Ci vuole una cura verso se stessi. La regina di coppe sa curarsi, perché sa prendersi cura degli altri, soprattutto anche ovviamente di sé. Voi lo farete. Inizierete a prendervi cura dei vostri sentimenti. Guarderete dentro di voi. Questo evidentemente vi renderà molto più forti. Quindi sarete più forti, sarete molto più, diciamo, energiche, vi sentirete anche più belle, perché le carte di coppe parlano di bellezza estetica, quindi potreste anche dedicarvi, ma perché no, al migliorare la vostra, per esempio, fisicità, il vostro aspetto estetico, ma perché no? Dedicherete del tempo a voi stesse, fate bene, fatelo. Dedicate del tempo a voi. D'accordo? E lo farete perché la regina di coppe vuole brillare. Ok? Di conseguenza, questo vostro sentirvi in questo modo, così forti, così coraggiose, così belle, così appetibili, evidentemente sarà proprio un'azione fondamentale, propedeutica, per piacere anche ad altre persone. E questo accadrà. Cioè altre persone, una ovviamente, poi magari ce ne sono altre, però nel senso, sicuramente una persona saprà valutare e apprezzare, insomma, ecco, tutto quello che vedrà. Quindi la regina di coppe non è mai sola rispetto, per esempio, a una regina di spade, ok? Che è una donna magari sola. La regina di coppe è una donna sempre accompagnata, cioè comunque qualcuno ha la regina di coppe, quindi o il soggetto della stesa o comunque un'altra persona, voi avrete comunque successo in amore, perché le regine parlano di successo ovviamente, coppe in amore, d'accordo? Quindi sicuramente l'armonia che vi meritate, ovviamente voi andrete ad ottenerla. Vi ripeto, non necessariamente solo con il soggetto della stesa, questo birichino e birbantello cavaliere di bastoni, ma anche con un'altra persona. E sì, care, perché la regina di coppe parla di incontri molto interessanti. Quindi sicuramente il bel periodo, diciamo, è in arrivo. Bisogna dare tempo al tempo, ragazzi, perché certe ferite necessitano di tempistiche, ok? Che variano da persona a persona. Siamo ovviamente tutti diversi per quanto riguarda i tempi di resilienza, d'accordo? Quindi ciascuno ha il suo tempo di resilienza. Ecco, ovviamente, una volta superato questo momento importante, ok? Si riparte. Ragazzi, si riparte da capo, ok? Riparte il ciclo. Non state ad attendere questa persona. La vita deve andare avanti perché la vita va avanti comunque. E la vita è meravigliosamente preziosa, attimo dopo attimo, ogni istante prezioso. Quindi che questa persona, il soggetto della stesa, faccia il suo percorso, insomma. Poi quando tornerà vi prenderete le vostre soddisfazioni. Andate avanti voi, prendetevi cura di voi, del vostro cuore, del vostro corpo, e non tralasciate quest'altra, diciamo, conoscenza in arrivo, che a mio
avviso, a mio parere, essendo una regina di coppe, a voi piacerà tanto, cioè, perché la regina di coppe si apre proprio all'amore, in tutti i sensi, quindi obiettivamente sicuramente vi piacerà questa persona, senza dubbio. D'accordo? Avrete il vostro bel da fare, dai, ma la cosa non vi dispiacerà. Anche perché ricordiamo che la regina di coppe, proprio perché è la regina delle coppe, quindi è la regina dei sentimenti, non ha paura dei sentimenti, li sa gestire. A differenza sua, voi sapete gestire i sentimenti, non ne avete paura, anzi, per voi sono fondamentali. Quindi voi vivrete di grandi emozioni e di grandi sentimenti, questo sicuramente. Dunque, ragazze, direi che obiettivamente questa stesa termina qui, una stesa che ovviamente prevede un futuro completamente, interamente nelle vostre mani. Inizialmente ovviamente avrete un atteggiamento più severo, come tipico, diciamo, della regina di bastoni. Successivamente vi ammorbidirete, diciamo, nei confronti di questa persona, ma perché a mio avviso avrete già alle spalle un'altra conoscenza o comunque un percorso fatto rivolgendovi interamente a voi stesse che vi farà sentire bene. D'accordo? Quindi quando questa persona tornerà, voi sarete già belle cariche, d'accordo? Per cui obiettivamente inizialmente sarete più severi, diffidenti, come tipico della regina di bastoni, d'accordo? Poi sicuramente successivamente riuscirete anche ad aprirvi un po' di più, con però ovviamente l'obbligo da parte di questa persona di rispettare ovviamente voi, il vostro valore e i vostri spazi. Perché, ripeto, la regina comanda. La regina sa farsi rispettare. D'accordo? La regina fa capire all'altra persona che ci sono dei limiti, che non vanno più superati. E l'altra persona, vi dirò di più, vi vedrà cambiate. Cioè vi vedrà molto più consapevoli, molto più forti, molto più coraggiose, ovviamente, di quanto già voi lo siate state, e non più disposte a cadere nelle sue bugie e nelle sue trappole, perché la regina di coppe vede oltre i veli, è una donna empatica, è una sensitiva che riesce ad arrivare subito alla verità. Non potrà più ingannarvi, ragazze, questa persona, non potrà più farlo. Quindi questa è una stesa con questa regina di coppe, regina di bastoni, che parla di successo, di equilibrio, di eventuale riappacificazione, ma soprattutto di soddisfazioni e rivincite. Ve ne prenderete, parecchie. Dunque, stesa ovviamente molto bella, per voi sicuramente, di successo, per lui decisamente meno, però insomma abbiamo visto che comunque questa persona non si è mai comportata molto bene, in particolare con voi, di conseguenza è il caso che questa persona si faccia un esame di coscienza e inizi eventualmente un percorso di crescita, d'accordo? E soprattutto è importante che questa persona riconosca il valore degli altri, dando ovviamente rispetto, d'accordo? Perché questa è una persona che di rispetto ne porta un po' poco, anche se diciamo che con questo 5 di spade ha già la sua bella punizione, perché abbiamo detto che è una carta molto pesante. Ovviamente, ragazze, come sempre, per quanto riguarda voi, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, apritevi anche ad altro, andate avanti per il vostro percorso di vita. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, buona fortuna e a presto!